Benvenuti nel mio canale. Oggi esploreremo un tema affascinante che riguarda il nostro percorso di crescita personale, affrontando quali sono le differenze tra la crescita motivazionale e quella spirituale. Molte persone confondono questi due concetti, ma oggi cercheremo di fare chiarezza su ciò che li distingue, da cosa sono caratterizzati entrambi i percorsi e quale delle due è la più efficace e che potrebbe fare al caso tuo. Da molti anni a questa parte, il tema della crescita personale è l'argomento più trattato in assoluto, perché sempre più c'è un evidente risveglio da uno stato di dormienza assoluta del genere umano. Molteplici sono i metodi per iniziare questo cammino, ma oggi affronteremo i più conosciuti. Iniziamo proprio con l'approccio motivazionale, possiamo definirlo il più conosciuto ed adottato. Questo tipo di crescita si concentra sull'ispirare e alimentare la nostra volontà di raggiungere obiettivi specifici, o il famoso scopo della vita. Può coinvolgere strategie per migliorare la produttività, superare sfide personali e mantenere un atteggiamento positivo. Quindi il suo scopo principale è quello di generare un cambiamento e creare uno stimolo volto all'azione. La motivazione entra in gioco quando l'organismo perde il proprio stato di equilibrio a causa di una nascita di un bisogno, quindi porta all'azione agendo sull'ambiente per ristabilire l'equilibrio perduto. Quindi essa nasce alla nascita di un bisogno, ha lo scopo di cambiare la spiacevole situazione attuale in vista di un benessere futuro. Quindi essa si focalizza per lo più verso obiettivi chiari e tangibili come successo professionale, salute fisica o relazioni. Bene, ora passiamo invece alla crescita spirituale. Questo è un percorso di risveglio interiore che va al di là del concetto materiale ed esteriore e si concentra sull'espansione della consapevolezza interiore, della connessione con qualcosa di più grande e dello sviluppo dell'essenza spirituale, con lo scopo di divenire coscienti di ciò che accade dentro di noi, cioè entrare in contatto con la nostra interiorità. La spiritualità va al di là del bisogno psicologico, della mente e dell'ego. La consapevolezza dell'essere è il fulcro principale di questo cammino interiore. Questo percorso di risveglio spirituale è il processo per lasciare andare le nostre concezioni, pensieri, convinzioni sbagliate e diventare sempre più coscienti e consapevoli di cosa siamo realmente e cosa si cela al di là del mondo esteriore. Ha a che fare con l'anima, con l'essenza e con la vita e va oltre i pensieri che formuliamo e che ci accompagnano quotidianamente. Nasce con l'accettazione di ciò che si è e vive con l'importanza che si dà ad ogni momento trascorso. Ma entrambe possono coesistere. È importante sottolineare che crescita motivazionale e crescita spirituale non sono mutuamente esclusive. In realtà possono lavorare insieme in sinergia. Un individuo motivato può trovare ispirazione nella crescita spirituale, mentre un percorso spirituale può essere alimentato dalla motivazione a diventare la migliore versione di se stessi. Però bisogna fare bene attenzione su un concetto che riguarda il percorso dell'approccio motivazionale. Durante un percorso motivazionale si può subire un continuo veicolare tra up and down, tra momenti caratterizzati da picchi motivazionali dovuti a stimoli, a momenti di calo psicologico ed emotivo. Questo porta alla ricerca di un costante stimolo dovuto a uno stato di insoddisfazione della situazione che si sta vivendo, gettando speranza e appagamento nel futuro. Perché il problema è che l'approccio motivazionale è legato al concetto di ego, alla mente e ai risultati tangibili. Quindi anche in un percorso motivazionale è importante che la parte consapevole sia sempre presente, soprattutto quando questi cicli emotivi vengono alla luce. Mentre nel percorso spirituale questo non accade, perché questo percorso ti porta a scoprire che c'è qualcosa al di là dell'essere pensante e quindi della mente e dell'ego. Ti porta a conoscenza che la realtà apparente e tutte le mancanze che essa comporta è solo frutto di un'energia negativa che noi stessi creiamo fin quando ci identifichiamo con la mente. Questo percorso è fatto di accettazione e osservazione di ciò che si è, di riconoscere le paure che ci accompagnano e ha due principi fondamentali, la riconoscenza e gratitudine per ciò che la vita stessa quotidianamente ci dà. Ciò non significa che non si possono avere obiettivi in un percorso spirituale, come molti credono, ma è importante essere consapevoli che il raggiungimento di essi non intacchi il nostro stato d'essere interiore. In conclusione, ognuno è libero di intraprendere il proprio percorso, come abbiamo visto,
Sia la crescita motivazionale che quella spirituale sono percorsi validi per il nostro sviluppo personale. È importante però trovare un equilibrio tra entrambi, perché potrebbe essere la chiave per una vita appagante e significativa. E ricorda, qualsiasi situazione stai vivendo e qualsiasi sia il percorso che stai affrontando, non dimenticare mai che la vita è bella e vale la pena essere vissuta a nostro piacimento, e che la libertà risiede nella comprensione di se stessi, di momento in momento. Vi invito a condividere nei commenti le vostre esperienze e riflessioni su questo tema. Grazie per essere stati con me oggi e ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticare di mettere mi piace al video ed iscriverti al canale per avere altri contenuti come questo. Grazie ancora.